Mi presento, sono Marta, S-A-C-H-Y, Sachet. Sono donna, antropologa, cooperante internazionale, mamma, figlia e molto altro, ma soprattutto sono nera. Per quelli che dicono che gli italiani neri non esistono, potete dire che avete assistito ad un tech talk con un ologramma nell'epoca del metaverso. Essere qui per me oggi è un onore, ma soprattutto un dovere, per riflettere insieme su concetti quali pluralità culturale, privilegio bianco, antirazzismo. Come molti di voi sono nata su questo fantastico lago, ma non come voi, nel senso tutti abbiamo storie diverse, ma ovviamente la mia è stata contrassegnata dalla mia nerezza. Agli inizi degli anni '80 sono stata una delle prime bambine nate da una coppia mista. Mio papà, bianco, comasco, di origini francesi, che spiega la stranezza del mio cognome, e mia mamma, mozambicana, nera, ma con discendenze portoghesi e indiane. Sono stata la prima bambina ad essere battezzata nella mia parrocchia, la prima nella mia squadra di pallavolo, la prima a frequentare il liceo classico di Lecco, la prima ad iscrivermi a sociologia in Bicocca. Ho da sempre vissuto la solitudine del mio corpo nero. Infatti io e mio fratello eravamo gli unici neri in un paesino di 3.300 abitanti sul lago. Quando ero piccola non mi rendevo conto di essere diversa, ma poi crescendo dovevo sempre più spesso rispondere a domande del tipo: wow, ma perché parli così bene l'italiano? Ma ti senti più italiana o più africana? Beh, mi veniva voglia di dire, sai, dipende dalle stagioni. Ma posso dire che sei la mia amica nera o è un insulto? Beh, dipende come lo usi. Mi ricorderò sempre quando la mamma di una mia amica mi ha detto, all'inizio, ero molto preoccupata che mia figlia ti frequentasse, ma poi ho scoperto che sei una come noi. Mi chiede ancora oggi se sia stato un complimento. Avevo 14 anni quando mi sono resa conto che il colore della mia pelle mi avrebbe per sempre contrassegnata. Stavo aspettando un'amica per andare agli allenamenti di pallavolo quando un uomo si è avvicinato e mi ha offerto dei soldi al ciglio della strada ed ero incappucciata e con la tuta. Oltre a questi episodi, immaginate che cosa possa significare vivere in un ambiente dove il corpo nero è considerato come sporco, pericoloso, sessualizzato e non hai immagini con le quali rispecchiarti, niente sui libri di favole, sul sussidiario, al bancone del bar, in banca, in TV. E devo dire che questa mancanza di rappresentatività disorienta molto quando stai costruendo e accettando la tua identità, specialmente quando intorno a te l'identità viene venduta come sinonimo di omologazione ad un modello monocromatico, monolinguistico, monoculturale, un modello che sottrae, mentre la mia è un'identità elevata al cubo. In Italia portare in giro la mia nerezza era sfiancante. Toni Morrison dice che la funzione principale del razzismo è quella di distrarti, di impedirti di fare il tuo lavoro e di costringerti sempre a giustificare la legittimità ad occupare un qualsiasi posto, specialmente se questo posto è di potere. E considerate che io sono fra i neri privilegiati, nata con la cittadinanza italiana, mai dovuto saltare gite scolastiche all'estero, mai fatto lunghe code in questura per rinnovare il permesso di soggiorno e ammettiamolo, quando le forze dell'ordine ti fermano e vedono che sei italiana, beh, lasciano passare. In Italia la mia identità al cubo era incompatibile con l'ambiente in cui vivevo. Avevo una scelta, annullarmi o andarmene, e ho deciso e potuto andarmene. Sono approdata in Inghilterra. Lì mi sono sentita invisibile, ma non invisibilizzata. Il colore della mia pelle era accettato anche quando dicevo che ero italiana. Ho studiato antropologia sociale e cooperazione internazionale. Col senno di poi credo una sorta di psicanalisi accademica per capire chi fossi e perché ricevevo i giudizi degli altri di un certo tipo.
Ho studiato che l'Africa è un continente di cui andare fieri per la sua storia e per le sue culture, specialmente precoloniali. Ho studiato che non esistono schiavi, ma persone che sono state schiavizzate e che la storia è ovviamente stata scritta dai vincitori, perché se chi l'ha persa l'avesse scritta, ci vergogneremmo di quello che è successo e di quello che sta succedendo nel mondo. Ho anche studiato che le relazioni secolari di potere e razziali continuano ad influenzare l'accessibilità alle opportunità sociali ed economiche a cui tutti dovremmo avere diritto. E ho anche appreso sui libri che il razzismo non si limita ad episodi personali, ma è una pratica sociale e strutturale a mantenere lo status quo di ingiustizie globali a favore delle classi dominanti. Personalmente ho fatto pace con la mia identità e mi sono resa conto che quando le costrizioni discriminatorie determinano la tua esistenza, ha senso accoglierle e renderle strumento per lottare contro quella parte di società che ti è ostile e cercare di migliorare la società tutta. Dal 2007 lavoro in cooperazione internazionale. Sin da piccola mi sono resa conto che l'unica differenza fra me e i miei cugini mozambicani era la pura e semplice casualità. Io, nata nei fantastici anni '80 nel nord Italia, e loro in Mozambico, durante la guerra civile. In Brasile e in Mozambico ho toccato con mano la vuota retorica dietro la frase volere potere, perché ovviamente il posto dove nasci e dove cresci ha un'incidenza su quello che puoi fare e quello che puoi diventare. Ho cominciato a lavorare a Salvador da Bahia, la città più nera fuori dall'Africa. E lì mi sono resa conto quotidianamente di che cosa significa essere diseguali, perché camminando nella stessa strada puoi avere a destra il quartiere più ricco e a sinistra il quartiere più povero della stessa città. Ho appreso come dinamiche di segregazione e di marginalizzazione continuano ad ostacolare una genuina mobilità sociale e per la prima volta ho sentito nominare le parole razzismo istituzionale. Poi, in un impeto going back to the roots, sono andata in Mozambico, dove ho voluto lavorare in un distretto rurale, a ore dalla prima città, per capire come vivessero le persone in quell'ambiente e soprattutto in un paese in via di sviluppo. Lì mi sono resa conto della straordinarietà delle persone che vivono e lavorano molto di più dei miei noti concittadini brianzoli, ma non arrivano neanche a quello che noi definiremmo le condizioni minime di vita. Ho anche scoperto come le narrazioni infantilistiche verso l'Africa continuino a ritardarne lo sviluppo. Sono una professionista ottimista, idealista, molto concreta, ma alle volte anche molto frustrata. Probabilmente per la mia storia personale ho deciso di dedicare la mia vita a compensare quelle che sono le diseguaglianze globali. Lo faccio avendo consapevolezza del posto di privilegio da cui parlo e soprattutto mettendomi sempre nei panni degli altri, anche quando questi sono scomodi e poco immediati, esercizi che consiglio di fare a tutti voi. Poi l'amore, tra l'altro per un lecchese, mi ha riportato in Italia. Ho cominciato a lavorare a Roma, dove sebbene ero vestita in tailleur c'erano delle difficoltà a capire che cosa ci facessi seduta a tavole di riunioni importanti. Molte volte sentivo dire «Uè, te, fa figo avere una nera nel team», come se fosse, non lo so, una pennellata di colore, un'elemosina, un gettone. Da 4 anni però dirigo una fondazione dove abbiamo deciso di focalizzarci su quello che funziona in Africa, i tanti aspetti positivi di cui poco si sente parlare, tra i quali i giovani, l'innovazione, la volontà di riscatto. Ci occupiamo di collaborare e supportare giovani imprenditori africani che hanno iniziative ad impatto sociale nelle loro comunità. Lo facciamo ascoltando, rispondendo alle loro richieste specifiche, dando assistenza tecnica quando richiesto e soprattutto cercando di cambiare la narrazione verso l'Africa.
Infatti questo è uno dei nostri principali obiettivi, decolonizzare gli stereotipi sul continente africano. Un esempio concreto di quello che facciamo? L'anno scorso abbiamo portato 5 di questi fantastici imprenditori africani alla Borsa Valori di Milano, un posto tradizionalmente non accessibile e anche molto bianco per presentare i propri business. Quando mi hanno chiesto di partecipare a questo TEDx e parlare del mio essere diversamente italiana, sinceramente ho sentito un grande senso di disagio. Infatti, parlare di nerezza e razzismo molte volte provoca la reazione del tipo «Ma dai Marta, che palle, ma non esagerare, ma guardati, ma il razzismo non esiste». Sono qui perché credo fermamente che le discriminazioni siano ingiuste e non debbano essere perpetuate, neanche per scherzo. Inoltre, da 3 anni sono mamma di un bimbo bianco, a cui cambio la ninna nanna quando arriva alla strofa e lo darò all'uomo nero che lo tenga un anno intero. Perché sappiamo tutti che l'uomo nero non è un personaggio di fantasia, e non voglio che interiorizzi il razzismo prima che impari le moltiplicazioni. All'asilo mi scambiavano per la sua tata. Vantaggio per non entrare a far parte dei gruppi WhatsApp di classe. Al parco alcuni bambini mi chiedono dove sia la sua mamma e ancora non trovo libri che parlino della nostra famiglia. Il fatto che lui possa crescere e avere vergogna delle sue origini africane e delle persone più importanti della sua vita mi porta ancora una volta a voler contribuire a distrutturare quelle che sono le gabbie mentali che alimentano il razzismo. Io ho deciso di non essere schiava di una sola storia, ma di essere la somma di varie. Mio marito mi prende in giro dicendo che a seconda di come mi sveglio al mattino sono lecchese, romana, baiana, mozambicana, afro-italiana. Spero che la mia storia sia una riflessione sociopolitica sulla complessità. Io, come altri di seconde generazioni, altri residenti stranieri qua in Italia, sono un soggetto mediatore tra passato e futuro, tra 3 continenti diversi, tra gruppi sociali differenti, un soggetto transculturale, ibrido, probabilmente non facilmente decodificabile, ma che vuole, partendo dalla sua esistenza, cominciare ad aggregare valore a questa società. So benissimo che l'Italia sta cambiando. All'oggi ci sono circa 1,5 milioni di residenti di origine straniera. Tuttavia, l'idea di italianità è ancora molto legata all'idea di bianchezza. E quando vado nelle scuole superiori, in queste fantastiche classi multiculturali, e parlo della mia esperienza, alla fine del mio intervento alcuni alunni arrivano da me e dicono «Ma sai che anche a me succedono le stesse cose e anch'io voglio aggregare valore alla mia società». Io credo fermamente che la diversità sia l'unicità, ovvero quel potenziale individuale che va oltre classificazioni e preconcetti. La mia famiglia afro-europea continua ad essere arricchita da questa unicità. Ora ho una cognata australiana di origini ebree e una nipotina stupenda, speciale, con un cromosoma in più. Spero che anche voi possiate andare oltre le banalizzazioni stereotipate e le ipersemplificazioni che dividono e possiate aprirvi alla complessità. E aprendovi alla complessità scoprirete che le alborelle fritte con il curry mozambicano sono deliziose.